Sei un imprenditore o un libero professionista e ti ritrovi ogni giorno a dover combattere contro nuove procedure, leggi che ti scombussolano il lavoro, collaboratori che non ti capiscono o dipendenti che non ti ascoltano? Lo sai perché succede questo? Succede perché la vita ti mette di fronte a delle situazioni. Sta a te scegliere se sono problemi, opportunità o sfide. Oppure, come dicono in Costa Rica, è semplicemente vita, pura vita. Galileo Galilei, oltre 400 anni fa, affermava che dietro ogni problema c'è un'opportunità. E oggi credi sia cambiato poi così tanto? Oggi contro cosa stai combattendo? Sai solo che sei più stanco e non ne puoi più. Ma sai qual è il segreto delle grandi personalità e leader come Madre Teresa di Calcutta, Leonardo da Vinci, Marconi, Edison, Albert Einstein o Milton Erickson? O Gandhi, Martin Luther King, Steve Jobs, Yogananda? Cosa hanno in comune queste ed altre persone di altissimo livello? Tutte loro avevano un metodo e sapevano che dietro ogni problema c'è un'opportunità. E queste erano persone normali, con problemi come tutti, come te. Allora serve qualcosa, non una tecnica, non un corso qualsiasi, serve un metodo. Le persone di successo, quando affrontano qualsiasi tipo di problema, seguono un metodo creativo ed organizzato di problem solving. Se tu invece, quando risolvi un problema, ti stressi e quando affronti la questione la vivi male, hai ben più di un problema. Non puoi sperare di ottenere risultati se non fai qualcosa di funzionale per ottenerli. Sono Simone Barbato e mi occupo di problem solving e coaching da oltre 15 anni e ti svelo che c'è un metodo per avere molte più soluzioni che problemi. Molte persone adorano i problemi, anche se non lo ammetteranno mai. Avere problemi li fa sentire impegnati e non del tutto inutili. Ma il punto è che non sanno cosa significhi vivere appieno. Ti svelo una scomoda verità. Se non hai un metodo per risolvere problemi e trovare soluzioni, hai già perso, anche se continui a giocare. Molte persone si stressano per trovare soluzioni, non ci dormono la notte, non dormono la notte non per restare sveglie ed essere creative, ma per vivere ansia e stress che riversano su sé e sulle persone che hanno intorno. È una perdita di tempo. Il punto è che trovano il modo giusto per stare peggio. Quasi tutte le persone subiscono i problemi, li vivono male. Ad esempio, nel lavoro non sanno come indirizzare la propria carriera, il proprio business, non finisce per andare come si desidera. Immagina che solo il 50% delle persone ha problemi di tipo relazionale, interiori o di lavoro. L'altro 50% non ha nessun tipo di problema. E sai perché? Perché è morta. Scegli chi vuoi essere in questa vita. A parte gli scherzi, ma se ti ritrovi sfiaccato e circondato da problemi che ti rallentano, ti impediscono di vivere al pieno del tuo potenziale o di far vivere a pieno potenziale il tuo lavoro, la tua startup o la tua carriera, o se fino ad ora hai vissuto lo stress di non sapere come fare, oggi io, come coach di problem solving, ti dico che c'è ben più che una soluzione. Ci sono una serie di step da conoscere e strategie da utilizzare, un metodo applicabile a tutto. E ti svelo i primi due step del metodo. Il primo segreto è imparare a vedere le cose in un'altra ottica e poi decidere. Il secondo passo, ascolta bene, è sapere che al nostro inconscio piace risparmiare energia. Ma questo cosa può significare? Semplice, che mette il pilota automatico. E allora bisogna iniziare a parlare di massima resa e minimo sforzo. Ma non fraintendermi, per me minimo sforzo significa avere più tempo da dedicare ad altro, significa risparmiare tempo, superando gli intoppi in modo più spedito. Nel lavoro questo porta a svolgere in una serata, ad esempio, il lavoro che altri svolgono in una settimana, o addirittura in un mese, o addirittura mai. Mai perché mai trovano la soluzione. Nella vita il metodo ti consente di passare meno tempo a soffrire
imparando a gestire in modo funzionale le emozioni, i comportamenti, la strategia e le azioni, perché la forma mentis è tutto. Pensaci, nessuno ti insegna a pensare, ci sono un sacco di corsi sulle emozioni, ma chi ti insegna come pensare ed essere il comandante della tua navicella? Non perdere tempo, il tempo non si duplica, il tempo non si crea, il tempo non si acquista, i problemi sono problemi allo stesso modo, nella vita come nel lavoro, non c'è nessuna differenza e solo il metodo può aiutarti a risolverli favorendo la tua crescita armonica ed esponenziale. Diffida dalle persone che ti dicono che con una tecnica puoi migliorare la tua vita o il tuo lavoro. Le tecniche da sole non bastano. La verità è che serve un metodo. Il mio amico giapponese Ken Watanabe, grande scrittore, spiega il problem solving ai bambini. La filosofia in Giappone è che i bambini di oggi saranno i leader di domani. Questa forma di problem solving oggi viene utilizzata da manager e CEO delle più importanti multinazionali. Perché ci vuole un metodo sistemico e sistematico per risolvere i problemi. Magari ti starai chiedendo che cosa ti posso insegnare di diverso da un altro, o come ti puoi fidare dell'ennesimo coach che arriva nella tua vita. Beh, ti rispondo, io non ti gaso con balli e musica, o con storie emozionali che ti strappano qualche lacrima. Non ti spiegherò solo qualche tecnica che poi non saprai come applicare alla tua reale situazione. Ciò che farò è invece darti un metodo per pensare in modo funzionale, applicando strategie e tecnica per combattere di meno e vincere di più. Nessuno ti insegna come pensare, ma se impari a farlo puoi fare tutto e chi conosce questo segreto lo sa. Nel mio libro c'è un paragrafo intitolato I 3 tipi di persone, perché esistono soltanto 3 tipi di persone: quelle che fanno accadere le cose, quelle che guardano le cose accadere e quelle che si stupiscono di ciò che accade. Puoi scegliere di rimanere fermo e non fare nulla, o puoi scegliere di apprendere un metodo che ti fa risparmiare tempo ed energia e finalmente imparare a gestire i tuoi affari e risolvere i problemi che magari fino ad oggi hai risolto nell'unico modo che conoscevi e che scientificamente io definisco agire ad minchiam e stressarti. Come economista, sociologo, consulente, ricercatore ed autore e bla 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 bla, studio e lavoro con casi di eccellenza e nello sviluppo del potenziale umano, in azienda e non solo. E posso tranquillamente dirti che se non sai risolvere i problemi con un metodo, e se quindi non sai sistematicamente trovare soluzioni, risorse o ciò di cui hai bisogno come energia o quant'altro possa servirti, allora non sarai mai libero o libera. Non sprigionerai mai il tuo vero potenziale e il tuo business e la tua vita non prenderanno mai la direzione che tu desideri e meriti. Il problem solving non è solo un'abilità che acquisisci, ma un mindset che spinge le persone a tirare fuori il meglio di sé e a cambiare il loro ambiente interno ed esterno in modo positivo. In questo mondo che cambia sempre più rapidamente è fondamentale sviluppare abilità di risposta. Ti faccio un esempio di un'azienda che tutti conosciamo e che è un esempio di problem solving. Immagino tu conosca Ferrero, giusto? Azienda tutta italiana di cui andar fieri. Quanti problemi avrà dovuto risolvere per diventare una delle aziende più prestigiose e tra i primi consumatori di nocciole al mondo? Sai come hanno risolto quello che io chiamo il problema del duplo? Creando il Ferrero Rocher. Il duplo non è un cioccolatino d'élite, è più che altro uno snack per bambini e non solo, ma non è certo da portare a cena se si viene invitati o da regalare in determinate occasioni. E cosa ha fatto Ferrero per colmare questo vuoto? Ha creato il Ferrero Rocher, che è identico, composto sostanzialmente con gli stessi ingredienti e che è andato a soddisfare altri clienti a cui il duplo non arrivava. Quasi identico dentro, ma l'involucro è differente, è prestigioso e lo hanno comunicato sapientemente con una limousine, la signora ed Ambrogio.
Ma questa storia, volendo, può essere letta anche in un altro modo. Per creare il duplo con 3 nocciole intere, lo scarto che veniva prodotto sgusciando le nocciole era notevole, in quanto queste spesso si rompevano. Con il Ferrero Rocher hanno potuto utilizzare la granella di nocciola che ora rende il Ferrero Rocher unico. Ma torniamo a noi. Allora la mia domanda è, il tuo obiettivo è lavorare per risolvere problemi o per far crescere la tua azienda ed il tuo benessere? La maggior parte delle persone, quando hanno un problema nuovo, spesso, anziché reagire e provare a fare qualcosa di diverso da ciò che fanno di solito, fanno invece l'unica cosa che sanno fare bene, ovvero non fare nulla, restano immobili. Continuano a criticare magari le decisioni degli altri, immobili. Peggio ancora, a volte sperano che il problema sparisca. Ma la speranza non è una strategia. Stare fermi, bloccati, non è una soluzione. Sperare che vada tutto bene, sperare che i tuoi rapporti migliorino con dipendenti, collaboratori o partner, non è una buona strategia. Sperare di trovare lavoro o che arrivino più clienti non è una buona strategia. La speranza non è una buona strategia per gestire le tue emozioni, per perdere peso o per iniziare a pensare in modo diverso. Non puoi sperare di ottenere risultati se non fai qualcosa di funzionale per ottenerli. Sono il primo coach italiano di problem solving che ti spiega e fa comprendere un metodo per risolvere i problemi, portandoti alla tua soluzione e facendo in modo che tale metodo resti in te e possa essere applicabile ovunque. È come imparare a guidare una volta e ritrovarti a saper guidare qualsiasi tipo di automobile. Non puoi sperare di ottenere risultati se non fai qualcosa per ottenerli. Nuove azioni, nuovi risultati. Se non ne puoi più di sperare o di accontentarti e hai deciso che c'è altro, molto altro per te, allora è ora di imparare un metodo e ti invito a seguirmi sulla mia pagina e a entrare nel mio gruppo. Ogni giorno tratterò argomenti come questo per aiutarti ad avere un metodo a sostegno della tua attività. È proprio come il genio della lampada, ma non con soltanto 3 desideri da realizzare, ma con infinite potenzialità. Un saluto da Simone, pura vita!